Ciao a tutti, siamo di nuovo qua per parlarvi del mese di febbraio. Vogliamo parlare comunque del mese dell'acquario, Ecco, soprattutto. dell'inizio del segno dell'Acquario che è il 19, che parte il 19 di Il, questo il gennaio. 21. Ah, il Il 21, 21. quindi abbiamo del tempo, però anticipiamo perché ci sono dei movimenti importanti, carini, e tra l'altro domani che è il giorno 17. 17 e abbiamo già la luna piena che è una luna molto importante, e quindi vi iniziamo a raccontare un pochino come si predispone Il il, cielo il cielo di febbraio, sì, diciamo, di di questo fine, di febbraio, questa fine esatto, e gennaio. cioè per il segno dell'Acquario. Ok? Certo, Quindi certo. vediamo come si presenta il cielo. Il cielo ancora adesso, se lo vedete, se uno si mette a guardare tutti i pianeti, è tutto un ammucchio, non un ammasso di pianeti tra il Capricorno, E i l'Acquario e i pesci, sono pesci, tutti veramente. concentrati lì, c'è un assembramento, C'è un assembramento grande di un forte pianeti e dura assembramento. così per molti mesi questo assembramento, Certo. e va avanti per molti mesi anche se si sposta un pochino, però c'è un grandissimo assembramento Sì, di diciamo che sono pianeti. i tre segni protagonisti di questi mesi, questi Sì, Capricorno, Acquario, Pesci, sì, 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 assolutamente. molto forte. Diciamo che veniamo da un mese di gennaio, come avevamo già detto, piuttosto impegnativo, ancora con molte limitazioni, e febbraio non sarà diverso. Mm. Questo un po' lo avevamo anche anticipato perché ci sono troppi pianeti nel segno del Capricorno e nel suo fratello maggiore, l'Aquario. E quindi l'energia capricornina è ancora, Saturnina, sì, sì, Saturnina è molto molto forte. possente, molto possente. E Saturno ha a che fare con l'autorità, Saturno ha a che fare con le forze governative, e quindi ancora siamo in qualche modo sotto. Proprio così. Sì, il grandissimo potere dei poteri o dei Sì, potenti. è che mettono restrizioni, mettono limiti, mettono regole proprio, così come vuole Tantissime, Saturno. esatto, è un periodo proprio di tante regole, di tanti limiti, di tanti freni, ancora gennaio e febbraio. Però siccome diciamo che il cielo ha sempre un regalo da donare ad ognuno di noi vogliamo parlare appunto di questo regalo, no? Di questo regalo che ci sta donando tutti questi pianeti, intanto ancora nel Capricorno, Certo. perché dal 21 il Sole passa nel segno Dell'Acquario. dell'Acquario, e quindi buon compleanno a tutti gli acquari. Però ancora rimane la Venere, rimane Plutone, entra Marte, e tra l'altro Mercurio, che è retrogrado dal 15 gennaio, ritorna nel segno del Capricorno, quindi tanta ancora energia presente nel segno del Capricorno. Sì, sì, Mm, sì, 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 assolutamente. Vogliamo partire con questa luna piena che ci sarà il 17, che è sì, l'unica luna piena nel segno del Cancro. Dobbiamo dire anche questo di quest'anno, non ce ne sì, saranno altre. verissimo, Quindi la verissimo. concentrazione su uno stato emotivo molto profondo. Cioè, Molto profondo, ma allo stesso tempo molto interessante, perché è una luna nel suo proprio segno, no? La luna nel Cancro e la sua reggenza, quindi questa è una cosa importante, e va a fare l'opposizione a un sole, no? La luna quando si oppone al sole è come che fa vedere l'energia di quel sole, perché sta illuminando, cioè, quello spazio, come esatto, dire. viene illuminata completamente da quel sole. Tra l'altro questa luna piena si fa con l'opposizione e congiunzione anche di È Plutone. quella la cosa molto forte, se Molto vogliamo. forte. Quindi che cosa tirerà fuori? Questo stiamo parlando già di domani, che è il lunedì Mhm. 17. Tante paure. Il desiderio di una sicurezza emotiva. Mhm. Sì, proprio la La necessità, necessità, direi. la luna nel Cancro vuole tutta
tutte le sicurezze, vuole tutte le certezze. Io faccio qualcosa se tu mi dai delle sicurezze. Ma in questa opposizione con il Sole, in questa opposizione con Plutone, il messaggio dal cielo è: tu non avrai mai delle sicurezze emotive finché non diventi padrona di te stessa. Questo è un messaggio molto Devi essere il potente. genitore di te stesso, Sì. non cercare l'appoggio, non cercare la sicurezza, non cercare da altre persone che non siano te Te stesso. stessa, perché il Capricorno è questo ciò che vuole da ognuno di noi, no? Vuole insegnarci. Il Capricorno è un segno molto patriarcale, no? E quindi vuole insegnare a essere padre di noi stessi. La luna, il cancro è il segno matriarcale, quindi qua stiamo lavorando su questo asse che dice: il genitore di te stesso devi essere tu. Quindi non puoi mettere il tuo destino personale nelle mani di un governo, nelle mani di un amico, nelle mani di tuo marito, di tua moglie, Del tuo capo. del tuo capo, dei tuoi figli. Il tuo destino, le tue scelte devono essere nelle tue mani, Certo. nelle tue particolari mani, ed è questo l'unica cosa che ti darà la vera sicurezza interiore. Questo è il messaggio di questa luna piena. Un messaggio che sarà accolto particolarmente o diretto particolarmente, è un messaggio che va per tutti, Certo. però particolarmente andrà a chi? Ai segni cardinali. Ai segni direi. cardinali tantissimo, quindi al Capricorno, al Cancro, alla Bilancia, all'Ariete, no? Gli viene questo richiesto, come dici, ma non solo se lì ho il Sole che è il mio segno, se lì ho dei pianeti, se io ho la mia ascendente, capite? Quindi è importante, un momento fondamentale per determinare le mie priorità e per accorgermene della mia vera indipendenza, perché emotivamente l'unica sicurezza dipende da noi, no? Quando iniziamo questo a tralasciarlo o a metterlo in mani altrui, diventa non ne un veniamo problema, fuori. no? Certo. E questo transito pretende questo, che è una pretesa Certo. enorme. Certo. enorme. Diciamo che poi, essendoci in Capricorno anche la Venere, quindi comunque stiamo parlando di sentimenti, anche lì una Venere in Capricorno che cosa ci sta dicendo? Una Venere che è tornata diretta nel frattempo e che ci sta dicendo sì, anche lì, ama te stesso prima di tutti gli altri. Sì. L'amore deve essere prima di tutto rivolto verso te stesso, perché non puoi amare qualcun altro se prima non ami te stesso. Che amore è? Infatti non è un vero amore, perché qualsiasi persona uno creda amare lo amerà sempre nella misura in cui sa amare se stessi, no? E quindi Certo. si tratta proprio, ma soprattutto è Plutone che sta mettendo molto, no? L'enfasi sull'aspetto di quello che in spagnolo si usa la parola empoderarsi, no? Come prendere il potere su se stessi. personale. Non esiste una parola in italiano, no? Che voglia dire empoderarsi, prendere il potere non lasciarlo in mani agli altri, no? Perché è una cosa che ognuno di noi si deve prendere. Mai come in questo momento è arrivato il momento giusto per farlo. Quindi diciamo che siamo sotto un'energia di questo tipo, quindi siamo tutti messi un pochino in discussione. È un momento ancora fino al 5-6 di febbraio molto riflettivo, proprio molto di riflessione, perché c'è anche Mercurio retrogrado, il famoso Mercurio. Certo, che naturalmente in linea generale sappiamo, oramai chi segue un po' l'astrologia lo sa, che Mercurio retrogrado sicuramente non è il momento di acquistare qualcosa, di firmare, di compromettersi, Sì. quanto invece per ritornare sopra i propri passi, per rivedere, riparlare, riaprire un contatto oppure parlare di un contratto, ma non per il
non è il momento di concludere. No, 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 assolutamente, assolutamente. Questo in linea generale, diciamo, è il momento anche che si rompono le auto, si rompono i computer, si fa la fila in posta e si arriva davanti e si sono rotti i computer, appunto, ci sono tutte queste piccole, insomma, le cose Incombenze, che non vanno bene. difficoltà, di Esatto. solito non c'è un buon funzionamento esterno, no, delle cose, perché l'energia non è rivolta verso l'esterno, ma verso l'interno, e quindi è un momento quindi in cui stare fermi è la migliore azione da fare. Certo, cioè riflettere. Sì, 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 è un eccellente momento per fermarsi un attimo. Dal 5 invece febbraio capitano tante cose, inizia un movimento molto più agile, sì, nel senso che tutti i pianeti, tutti saranno diretti. I 9 pianeti, diciamo, quanti possono? Otto. 8 possono essere retrogradi perché il Sole e la Sole Luna. mai, Sole e Luna mai, e quindi tutti i pianeti sono diretti, così saranno per quasi 3 mesi, quindi inizia un momento veramente di azione, di movimento, Escalation. un'escalation che sebbene si inizia minimamente a delineare a febbraio, perché ancora è molto limitante il mese di febbraio. Sì. Molti pianeti si farà la luna nuova su Saturno nel segno dell'Acquario, In quadratura sempre a a quell'Urano, quell'Urano che nel che frattempo torna diretto, perché abbiamo esatto. Urano il 19 di gennaio torna diretto e torna quindi con quest'enfasi carico e ha voglia di manifestare tutta la sua voglia di cambiamento. Sì, sì, di attività, di movimento, di trasformazione. Ancora non è tanto potente perché inizia a pianificare i suoi cambiamenti. Sì, non è ancora tanto potente, secondo noi sarà a partire da marzo che le energie iniziano sempre di più a liberarsene e a togliere questi freni inibitori così pesantemente messi e così pesantemente in atto da, Sì, queste restrizioni. sì, da tanto tempo, Sì, no? diciamo che Urano forse all'inizio potremmo sentirlo, essendo sempre nel Toro, a livello meteorologico, possiamo Quello dire. sempre. Quindi con un Urano che torna diretto, non lo so, delle scariche di fulmini a ciel sereno, Sì, ma non oppure solo, delle uragani, certo, tormente. vulcani, tempeste, cioè di solito addirittura il giorno stesso in cui diventa diretto capita un disastro ambientale, cioè è molto comune, Sì, 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 sì. è ormai assestato da anni che quando Urano diventa diretto e soprattutto in questo momento Che nel Toro poi, quindi ci immaginiamoci. possiamo attendere che la natura, che il pianeta inizia veramente a farsi spazio e iniziano a capitare molte attività oltre alla teso, no? Oltre al naturale, quindi veramente uragani, terremoti, maremoti, insomma tutti questi movimenti si possono. Sì, sì, beh, l'antico dio del cielo, quindi Sì, sì, dal cielo sì, può portare sì, qualsiasi quindi cosa. porta tanta energia. Che altra cosa possiamo dire? Abbiamo Quindi, Marte che passerà tutto il mese, anche lui, nel segno del Capricorno, che eh, ci sta bene Marte in Capricorno, perché per chi vede l'astrologia con i domicili, le esaltazioni, eccetera, Marte in Capricorno è esaltato, perché il dio comunque dell'energia, della forza, si trova in un segno che comunque vuole scalare la montagna, vuole arrivare in alto, ha grandi progetti e ha la determinazione per farlo. sì, toccherà anche il suo amico, fratello, fratellastro che è Plutone, Alla fine del no? mese. Alla fine del mese, e siccome Plutone verrà contattato da tanti Da pianeti, perché verrà contattato da Mercurio, dalla Venere, da Marte, Venere e Marte insieme, non lo faranno a febbraio,
ma lo faranno a marzo, all'inizio di marzo. Comunque ci sarà questo contatto forte, no, verso Plutone. E Di torniamo a nuovo. dire un'altra volta, questo Plutone sta tirando fuori, no? Tutto, chiamiamolo lo schifo. Sta scoperchiando le fogne, Sì, potremmo tutte dirlo. le fogne, tutte le schifezze, tutte le peggiori cose del segno del Capricorno. Quindi che cosa è il Capricorno? Il Capricorno è l'autorità, il Capricorno è il governo, il Capricorno È il è potere. il potere, quindi qualsiasi situazione di potere, ma anche qualsiasi cosa nostra personale sarà scoperchiata con la presenza di tutti questi pianeti nel Capricorno. Quindi è un periodo molto purificatore, non Non pensate. facile, No, però. non è un periodo facile, non vi vogliamo raccontare una cosa per l'altra perché tanta energia saturnina e tanta energia plutoniana non può che portare delle trasformazioni enormi ed è il contatto con le nostre più antiche Mm, paure. certo. Sì, è Perché come dire, è una discesa negli sì, inferi. sì, le paure ataviche, non solo personali, ma anche Mm, sociali, sì, le certo. paure ataviche che ci portiamo come società, no? E quindi torno a dire la stessa cosa, le paure che noi ci portiamo come società e dove vogliamo essere protetti da qualcuno. Quindi un governo che ci protegga perché io ho paura di morire se capita un uragano, no? Come se il governo potessi in qualche modo diventare Certo. giusto, cioè protettivo a questo riguardo. Mhm. Diciamo, è sempre questo ricercare il padre fuori, mentre ricordiamoci che in qualche modo dobbiamo essere responsabili della propria vita e Di noi cercare, stessi. sì, e cercare di diventare padre di noi stessi, Mhm. no? Genitori di noi stessi. E Giove continua il suo Cammino. percorso, il suo cammino nel segno dei pesci e questo è già positivo, sta iniziando ad aprire delle belle strade che si manifesteranno già di più da marzo. Sicuramente. Marzo è già un mese clou, diciamoci la verità, molto Un mese molto importante. importante, un mese che inizia ad aprire porte, Spartiacque in qualche sì, modo. sì, sì, sì. Quindi teniamo un po' di botta, ricordiamoci che ancora questo mese ce la dobbiamo un po' sudare e vedere come le situazioni Come si si incanalano. presentano, si incanalano, le cose che stanno venendo fuori, le verità. E dopo vedremo come ci sarà uno spartiacqua a partire da marzo e quindi delle possibilità migliori per poter anche fare delle scelte Sì, migliori, prendere delle sì, sì, decisioni. perché Sì, non è il sì, momento di prendere delle decisioni questo. no. Magari di pensarci, di riflettere appunto, ma non di prendere le No, io decisioni. attenderei a Mm, marzo prima di prendere una decisione proprio determinante. I segni d'aria, tipo la bilancia, i gemelli, l'acquario, ancora, diciamo che possono organizzare abbastanza bene la loro vita a febbraio perché hanno abbastanza pianeti affini. sì, diciamo che la bilancia è È quello quella un che è un pochino pochettino più sotto più. l'occhio del ciclone, se Sì, vogliamo. perché la bilancia deve prendere decisioni determinanti, Mm. non è che non viene aiutata, è solo che è quasi È più obbligata, pressata in sì, qualche modo. esatto, esatto, è molto pressata a prendere determinate decisioni fondamentali. Mentre il segno dei pesci, ecco, man mano inizia la sua scalata, inizia a ritrovare la sua strada e un po' come il resto quasi di tutti i segni devono attendere a marzo perché lentamente si sbroglino le situazioni e iniziamo tutti già davanti anche alla primavera ad Sì, essere avere una rinascita. La sì, a primavera poi sentirci quello.
un pochino più tranquilli, più felici, più armonici, Più eccetera. ottimisti direi Sì, sì, anche. sì, perché è un momento anche in cui molte coscienze sono appesantite. Sì, 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 anche ancora a febbraio è un momento più da dire, questa è la realtà intesa come la dura realtà, piuttosto che, oh che bello il futuro. Non Sì, c'è sì, ancora questa sì. sensazione. No, 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 e lo notiamo Mm. sempre nei consulti e tutto, come se ancora non ci fosse la visione, no? La visione del futuro. È come se uno sta ancora lì a dire: ma qual è la mia strada? Mm. Ma bisogna ricordarsi, affidarsi che la strada è sempre nel cuore, e quindi sì, uno può pensare tante cose, ma si trova proprio nel cuore, e il cuore inizierà sempre di più a risvegliarsi a partire da Marzo. marzo, e quindi sarà un momento già migliori, e un po' come quando uno si sta accomiatando da un posto, no? E l'ultimo mese, l'ultimo periodo, invece di piangere perché dici oddio me ne devo andare, o che tristezza, no, mi posso accomiatare del posto per iniziare a vedere il futuro, ed Mhm. è questo magari quello che possiamo fare in questo mese, no? Iniziare a pulire un po' le A strade. liberarci anche di ciò Sì, che veramente non ci serve, che sì, comunque sì, tutta questa sì. energia del Capricorno può voler dire anche questo, Ad ma per essere alleggerirti. consapevoli, Mm, no? mm, Diventare mm. consapevoli dei propri limiti, Certo, perché e anche di ciò che è veramente importante, come dire, cominciamo ad imparare a viaggiare più leggeri, in qualche modo, quindi per quello liberarci. Saturno poi è questo, è un po' il giardiniere dello zodiaco, è colui che comunque ti porta proprio a tagliare i rami secchi. Ma per che cosa? Per permettere a quelli nuovi di poter germogliare, perché sì, per se essere io più non. leggeri, Certamente, giusto, quindi giusto. tutta questa energia saturnina, capricornina sta dicendo anche questo. Facciamoci un esame di coscienza e vediamo che cosa è veramente importante, cosa vogliamo veramente portare avanti, cosa abbiamo raggiunto fino ad oggi anche e che cosa invece non è più importante, ciò di cui ci possiamo liberare, per Sì, sentirci sì, più sì, questo è il leggere. momento, e quindi mi libero, ringrazio e attendo con il cuore aperto per le nuove possibilità che avverranno a marzo. Mm? Mhm. Ragazzi, un abbraccio enorme, grazie, fateci dei commenti, iscrivetevi Iscrivetevi al al canale. canale se vi fa piacere, e anche un mi piace è gradito. Un bacio enorme. Ciao a tutti.